Ciao a tutti e benvenuti. Come potete vedere abbiamo cambiato postazione, non siamo più nella mia stanza, siamo all'aperto e abbiamo anche un ospite per la prima volta. Benvenuta. Dunque, lei è mia sorella. Come ti chiami? Quanti anni hai? Presentati un po'. Mi sembra di essere in un talk show tipo grazie di avermi invitato e queste sei. cose del genere. Lo sei. Io mi chiamo Francesca Ok. e sono la sorella maggiore di Lorenzo e ho 28 anni al momento. In questo momento non vivo insieme al mio adorato fratellino perché mi sono trasferita da qualche anno in Germania, diciamo a causa o per merito del lavoro, nel senso che io ho studiato qualcosa di molto diverso da quello che Lorenzo ha studiato. Molto diverso. No, diciamo che più diverso di così si muore. Forse per contrasto, dopo che io ho studiato quello, lui è andato a No. fare lingue. Io ho fatto più che altro una carriera scientifica, universitaria scientifica, e poi durante la magistrale ho cominciato a studiare scienze della Terra, fisica della Terra praticamente, e sono finita a fare oceanografia fisica. Quindi praticamente studio la fisica dell'oceano e in particolare i moti, le correnti oceaniche. Il mio focus è nell'Artico. Infatti, dove hai passato qualche mese di recente? Esatto, alla fine dell'autunno scorso sono stata a bordo di una rompighiaccio russa perché ho partecipato a un programma internazionale che si chiama Mosaic e lo scopo di questa spedizione era praticamente installare degli strumenti sul ghiaccio marino in Artico. Ed è stata un'esperienza incredibile per me perché nonostante io studi oceanografia fisica, quello che utilizzo principalmente sono dati da satellite, per cui generalmente non ho l'occasione di andare dal vivo sul campo per raccogliere dati, per cui è stato davvero incredibile vedere questi paesaggi e passare un mese e mezzo nelle acque polari praticamente. Sì, forse ho dimenticato di dire, sì, sono in Germania, ma non perché ho intrapreso proprio i miei studi lì, ma perché adesso sto svolgendo un dottorato di ricerca in un istituto di ricerca polare che si chiama Alfred Wegener Institute. Quindi volevo chiederti, prima di tutto, ci sono alcune cose che ti mancano in particolare dell'Italia quando sei in Germania? Allora, devo dire che l'Italia è un paese con paesaggi davvero variegati e ad esempio adesso se poteste vedere dall'altra parte della telecamera sarebbe un bel vedere. Mentre invece diciamo che la Germania, a partire più o meno da metà Germania verso nord, il paesaggio è prevalentemente piatto e Un po' monotono. è un po' monotono e quindi non hai quell'elemento di piacevolezza anche solo al vederti intorno. L'idea, ad esempio, che da Venezia è possibile in un'ora andare al mare, in un paio d'ore arrivare in montagna, mentre invece da dove vivo io, sì, si può arrivare al mare del nord in non troppo tempo, ma è proprio un Non ci mare... si può fare il bagno nel Mar del Nord, Esatto. decisamente. O comunque O sì, si può, ma bisogna essere un po' più diciamo- temerari. in realtà forse c'è questa idea che il mare del nord sia un mare un po', non so, profondo, burrascoso. In realtà il mare del nord sarà praticamente profondo come l'Adriatico, quindi è un mare abbastanza poco profondo e non, come dire, secondo me è anche abbastanza inquinato perché è una zona in cui ci sono parecchi paesi che hanno lo sbocco e che sono anche paesi abbastanza industrializzati, quindi fanno molti commerci in Ci questa sono area. grossi porti nel nord della Germania. Beh, la città stessa dove io vivo, Brema. Brema, ha praticamente è come se fosse una Brema marittima, si chiama Bremerhaven,
che fa parte dello stesso Stato, perché la Germania è divisa in stati e uno degli stati è Brema, che comprende la città di Brema e Bremerhaven. E questa città, Bremerhaven, è un porto praticamente industriale. Sì, quindi potrei dire che un elemento è il paesaggio e anche il fatto che, sì, che in Germania è prevalentemente nuvoloso, specie d'inverno, e quindi questo effettivamente influisce molto sull'umore. Sì, sono d'accordo. Anch'io personalmente quando ero a Bruxelles ho notato, cioè pensavo che fosse una leggenda, che fosse un po' un mito questa cosa che avere brutto tempo così spesso possa incidere sull'umore di una persona, ma evidentemente pensavo fosse un mito proprio perché non l'avevo mai sperimentato di persona e invece dopo qualche mese di nuvole e pioggia ho cominciato a sentirne il peso. Sì. Invece allora magari ci puoi far sapere quali sono delle cose belle della Germania che in Italia è difficile trovare. Ok, una cosa che avevo pensato è il fatto che è possibile andare praticamente ovunque in bicicletta. È vero. In Italia è un po' difficile, no? Sì, o comunque è molto più rilassato andare in bicicletta in Germania, nel senso che puoi ad esempio andare da Brema ad Amburgo, che dista praticamente 150 km, puoi fartela tutta in bici e ci sono Ah. anche dei punti lungo la strada praticamente in cui ti puoi fermare, ci sono tanti percorsi ciclabili indicati. Quindi ci sono delle piste ciclabili che vanno fuori dalle città e da una città all'altra. Sì, esatto. Questa cosa non esiste in Italia, No, cioè è già un miracolo se ci sono delle piste ciclabili dentro la all'interno città, di una quindi- città. Esatto, e Bello. anche all'interno della stessa città, insomma, è molto più pensabile utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto perché appunto puoi sempre stare su una pista piuttosto che invece a un certo punto la pista si interrompe e ti tocca andare in mezzo alla Sai- strada, ups, come succede in Italia spesso. Forse un'altra cosa che ho notato che mi piace molto è il fatto che ci sono effettivamente molte più culture che in Italia, nel senso anche in Italia ci sono culture diverse, però spesso sono considerate come minoranze, mentre invece in Germania ci sono quelle che noi chiameremo minoranze, ma che sono abbastanza integrate e soprattutto mi sa che le minoranze più diffuse sono persone italiane e persone turche, quindi ci sono tantissime attività economiche, nel senso anche ristoranti, posti dove mangiare o posti dove si vendono cose specifiche condotte da o italiani o turchi e quindi sì, lo trovo molto interessante il fatto che alla fine dopo anche tutta la struttura della società e alcune norme anche si siano sviluppate per includere queste persone, insomma. Ok, interessante. Ecco. Insomma, queste forse sono le due cose che mi sono venute in mente, però potrebbero essercene altre. Nel periodo che hai passato in Germania hai avuto modo di conoscere abbastanza tedeschi da poter magari apprezzare alcuni aspetti del loro modo di fare, del loro atteggiamento che ti piacciono particolarmente? Perché so che comunque nell'ambiente in cui lavori ci sono tante persone che vengono da tutto il resto del mondo e non solamente tedeschi, ma se hai avuto modo di conoscere alcuni tedeschi, magari quali sono le Ok. impressioni che hai avuto positive? Allora, io devo dire sì, appunto, come ha detto Lorenzo, io lavoro in un ambiente internazionale e anche la maggior parte delle persone che conosco provengono dal mio ambiente lavorativo, per cui conosco persone un po' dappertutto, però devo dire che la maggior parte dei miei colleghi anche sono tedeschi. Ah, ok. Per cui certamente ho avuto modo di conoscere molti tedeschi e devo ammettere che nonostante ci sia questa specie di cliché del fatto che loro sono un po' duri e freddi, non so come dire, rispetto a noi. Sì, che hanno un carattere un po' più
riservato, che sono un po' più freddi. Esatto. Mhm. In realtà c'è un po' di varietà, però ho incontrato anche molti tedeschi espansivi e molto, come dire, anche hanno intraprendenti, quindi attivi nel fare le cose e molto entusiasti. Per cui mi sono decisamente ricreduta rispetto a questo cliché. Immagino che sia anche una questione di scavare un pochino più in profondità, no? Magari gli Mm, italiani subito a primo impatto sono più esatto. espansivi e più Mm, calorosi, mentre i tedeschi bisogna un attimo mhm, conoscerli sì. più a fondo prima, però poi Mhm. sotto sotto. Sì, sai, io ho l'impressione che sia anche perché, ok, magari appunto oltre al primo impatto, Mhm. loro vivono secondo me in una società in cui sanno che hanno determinate possibilità, per cui sono più attivi nel lungo periodo, non so come dire, sono più partecipativi, nel senso che sanno che possono fare certe cose se ci si impegnano, per cui magari nell'aspetto sociale così di ogni giorno possono risultare un po' meno calorosi che noi, non sono così cacciaroni, non sono così... Sono più impegnati nei loro Esatto, obiettivi, esatto, io più quello... determinati, perché sanno che i loro sforzi verranno poi ripagati Esatto. nel modo, Sì, in cioè... modo appropriato. basta, diciamo questa è l'impressione principale che potrei darvi di- dei tedeschi, ecco. Ok. Ci sono alcune cose che prima di andare in Germania pensavi fossero normali del modo di condurre la vita in Italia, e che Mm, poi quando sei tornata appunto ti sei accorta che forse non erano così normali mm. come pensavi, non erano così scontate all'estero. Ci sono un paio di cose. Una che forse potevo aspettarmelo perché è cambiata in Italia rispetto a quando io ero piccola, e il fatto che la domenica in Italia adesso praticamente tutti i negozi sono aperti e quindi nel momento in cui tu hai una pausa dal lavoro durante il weekend puoi utilizzarlo per andare a fare la spesa, mentre invece in Germania io praticamente lavoro durante la settimana e tra l'altro sono pendolare, quindi vado a lavorare in un'altra città e mi sono trovata Quindi tut- cioè nel senso che non hai molto tempo poi quando torni a esatto, casa non per ho fare molto le spese. tempo per svolgere altre attività o sì, o se sì devo prendermelo in tempo, insomma. E alla domenica tutto, assolutamente tutto è chiuso. Mi sa che c'è una legge per cui soltanto negozi al di sotto di una certa metratura quadrata ehm, possono rimanere aperti, quindi piccoli panifici o cose del genere. Mentre in Italia è più comune, no, che i negozi siano chiusi il È lunedì. lunedì, esatto. Dopo un po' ti abitui, insomma, dici ok, la domenica so che non posso fare niente e quindi proprio riesci a rilassarti in qualche modo. Mm-mm. Per cui sì, questo è un aspetto, però non è stato così male alla fine. E forse un'altra cosa è stato la- l'approccio ai pasti, Mm. al cibo, nel senso che per noi è molto normale prendere il momento di pausa pranzo con rilassatezza, un momento rigenerativo in cui dopo aver mangiato anche magari ti bevi un caffè, Mm. così. Cioè ci si siede tutti insieme, Esatto, e cioè si sì, prepara da mangiare, si sta a tavola tutti quanti insieme finché non è finito il esatto. pasto e finché tutti non hanno finito. Cioè è una cosa che, che richiede un'ora e mezza almeno, un paio d'ore Esatto, così. esatto. E invece ho scoperto che tanti colleghi, soprattutto tedeschi, eh, avendo la mensa lì, tendono a dire ok, andiamo in mensa, poi stanno 10 minuti seduti e mangiano tutto quello da mangiare e dopo 10 minuti, ok, devo tornare al lavoro. Quindi per loro è più una pausa proprio per semplicemente incamerare del Sì. cibo e avere nuove energie, però molto, molto spesso, ok, anche lì dipende dagli approcci, ci sono alcune persone che la prendono più rilassata, ma
tendenzialmente ho visto molti che si siedono, mangiano e... Penso che in generale in Italia diamo per scontato che per tutti sia così, che per tutti i pasti siano un momento rituale, quasi un momento, cioè, di tranquillità nel quale ci si siede tutti insieme. E cioè, quando ero piccolo non mi era mai neanche passato per l'anticamera del cervello il fatto che qualcuno potesse concepire il pranzo e la cena in un altro modo. Esatto, potremmo dire che questi sono due aspetti Ok. differenti rispetto a quello che conoscevo io. Interessante. Ok, quella era l'ultima domanda. E com'è? Sei contenta di essere tornata in Italia dopo tutti questi mesi? Perché comunque l'ultima volta che sei stata qui era a gennaio, no? Sì, infatti diciamo che questo adesso tendenzialmente è così alla fine, ogni più o meno 6 mesi torno in Italia e per me adesso diventa, oltre che il luogo dove tornare a casa, è anche un luogo di vacanza, un luogo di relax, quindi... È vero. E devo dire che non mi è andata male, perché se fosse stato il contrario, che io fossi stata nativa della Germania e dovessi tornare ogni anno per le mie vacanze in Germania, forse sarebbe meno attraente, mentre invece tornare in Italia per le vacanze è sempre molto invitante e so che passerò del tempo con la mia famiglia e in posti molto belli. Bene, grazie dell'intervista. Grazie a te. Ciao a tutti. Ciao!